Per diventare un campione, la prima cosa che serve è la disciplina. Qui sono poveri, senza soldi, ma determinati a cambiare il loro destino. Se riesco a portare a casa un titolo mondiale, avrò realizzato il mio sogno. Ladies and gentlemen, Muay Thai. Voglio essere campione. Voglio essere campione. Mi chiamo Giuseppe e ho una missione. Esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte. Che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Nelle campagne di Udon Thani, a più di 500 km da Bangkok, per questi bambini il giorno inizia presto. All'alba si legano le scarpe consumate passate dai più grandi e corrono 10 km solo per svegliare il corpo. Poi tornano in palestra e si scaldano sui sacchi per mostrare al crew, ovvero al maestro, cosa hanno imparato dal giorno prima. E non è un gioco, non è nemmeno uno sport. È l'unico modo che hanno per aiutare la famiglia e provare ad uscire dalla povertà. Immaginate solo che peso ogni pugno qui. Sacrificano tutta l'infanzia per un unico sogno: combattere a Bangkok. E i talent scout come Pio visitano le palestre più remote del paese per decidere chi è pronto a diventare un professionista. Lui ha lavorato con le leggende più grandi della Muay Thai e oggi è qui per trovare il prossimo campione. Ehi, vieni qui. Ti fa male? No, Cos'è stato? un pugno. E ti ha fatto male? Ormai ci sono abituato. Ah, lo so. Sì. Il mio lavoro è trovare il nuovo campione. Cerco tra i pugili che si allenano nelle campagne. Qui sono poveri, senza soldi, ma determinati a cambiare il loro destino. Ho lavorato con il campione Wakao in passato, anche Sanchai, con Rod Tang, Super Rich, Pet Rung, tanti campioni. È qui che vengo a cercare i pugili più talentuosi. Ma è difficile capire se un giovane ha talento oppure no. A volte riesci a vedere lo spirito del lottatore, il coraggio, la disciplina. Però per i ragazzi ci vogliono 5, 10 anni per capirlo. Tante cose li possono far distrarre, come la droga o le ragazze. Devo stare molto attento al loro carattere prima di reclutarli e offrire loro uno stipendio. In Thailandia ci sono tanti bambini che combattono, tanti, migliaia. Ma cosa devono avere per diventare un vero campione? Per diventare un campione, la prima cosa che serve è la disciplina. La disciplina è la cosa fondamentale. Non deve esserci nessuno a spingerli, nessuno. Devono essere loro a volerlo, a restare concentrati sempre, ad essere disciplinati e costanti giorno dopo giorno.
hanno scelto una vita di sacrifici. Questo significa che perderanno la loro infanzia. Mentre altri giocano, loro si allenano. E quando gli altri, ad esempio, dormono, loro corrono e si allenano. E lo fanno tutti i giorni. Anche prima di andare a scuola. Questi bambini, questi combattenti hanno già fatto 20, 30 incontri, qualcosa di straordinario, di incredibile, che è completamente diverso dall'Europa. Ma loro hanno già combattuto, sono già dei veterani praticamente. Il dolore fa parte del loro percorso, diventa un compagno di allenamento. E spesso gli atleti più forti non sono quelli che colpiscono più duro, ma sono quelli che riescono a incassare, riescono a fare una sorta di patto col dolore. Il ring è il loro palcoscenico. Lì non c'è modo di nascondersi, devono combattere. Ma la Muay Thai insegna prima di tutto l'umiltà. E quando scambiamo due parole con loro, le risposte arrivano piano, con lo sguardo basso e la voce timida. Quanti incontri hai fatto? 25. Quando hai iniziato a fare box? Ho iniziato in terza elementare, poi ho ripreso in prima media. Perché avevi smesso la prima volta? Faceva male, Ah, e perché allora sei tornato a lottare? perché la amo. Qual è il tuo sogno più grande? Sì, io voglio diventare campione a Bangkok. Hai un messaggio per tutti coloro che ti stanno guardando nel mondo? Che cos'è per te il Muay Thai? Questa non è solo una lotta. È un'eredità da custodire e tramandare. Sai cosa vuol dire per questi bambini avere un nuovo sacco con cui allenarsi, con cui provare nuove tecniche e cercare di avvicinarsi sempre di più al loro sogno? Questo è come se fosse un mattoncino in più che li avvicina al desiderio che hanno, ovvero diventare campioni. Ed è solo mettendo insieme tutti questi mattoncini che si costruisce la strada che porta alle palestre di Bangkok. Le palestre migliori del mondo, dove non si viene a imparare, ma a dimostrare di essere pronti. Tutti i ragazzi che vedete attorno a me sono letteralmente i talenti più promettenti di tutta la Thailandia, e quindi questo vuol dire anche di tutto il mondo. Da questa palestra sono usciti campioni internazionali che sono stati forgiati da questi ragazzi che vedete dietro di me, che sono gli istruttori, gli allenatori. Qui in Thailandia, nella Muay Thai si chiamano crew, ovvero coloro che forgiano guerrieri, macchine da guerra. Grazie ai loro consigli, alla loro strategia, ai loro trucchi, loro sono stati una volta dei campioni e adesso stanno infondendo tutta la loro conoscenza, la loro tradizione della Muay Thai a questi giovani ragazzi, che sì, sono giovani, hanno tra i 15 e i 20 anni, ma hanno alle loro spalle almeno 50 match l'uno. Pensate un po', questi ragazzi conoscono il ring alla perfezione e questa non è una palestra come tutte le altre, qui non si può venire a imparare, a provare, a fare del turismo sportivo, no. Qua vengono soltanto dei potenziali campioni ai quali deve essere affinata la tecnica e dedicano tutta la loro vita a questo obiettivo. Mangiano qui, dormono qui, vivono qui tutti insieme come se fosse un college, una scuola, e si sostengono l'un l'altro per cercare di aiutarsi a vicenda. Allenarsi tutto il giorno nella Muay Thai, come state vedendo, non è facile. Questi ragazzi sono lontani dalla loro famiglia, ma sono diventati loro stessi una famiglia l'uno per l'altro. Il ragazzo che sta camminando sul tapis roulant è la star di questa palestra, anzi è una star mondiale della Muay Thai, si chiama Kun Soelek, che vuol dire in Thai
piccolo signore della guerra. Qui tutti quanti sono a sua disposizione. Adesso sta facendo il taglio del peso, quindi sta cercando di buttare fuori più liquidi possibile, per questo sta indossando una tuta speciale. Qua dentro ci saranno almeno 35 gradi, quindi lui sta sudando tantissimo. Adesso cerchiamo di parlare con lui perché non soltanto il campione, ma ha una storia nella storia. C'è anche un gemello che si allena con lui, altrettanto forte, che sta cercando di diventare anche lui campione. Adesso capiamo qual è il loro rapporto. Ciao, sono Kusuek Lek Vonglexian del team Yokkao. Devo perdere peso. Sì, devo perdere peso perché sabato 24 dovrò difendere il titolo allo stadio Rajadamnern e sarà davvero durissima. Sai, ho messo i guantoni per la prima volta a 5 anni. Vicino a casa mia c'erano sempre match e io andavo a guardarli. Mi affascinavano. Così ho chiesto a mio nonno se potevo provare. E lui mi ha incoraggiato fin da subito. Se dovessi riuscire a portare a casa un titolo mondiale, avrò realizzato il mio sogno. Sì, il mio grande sogno. E lo faccio tutti i giorni con mio fratello accanto. È come avere sempre un alleato. Ci alleniamo insieme, riposiamo insieme e cresciamo insieme. Non mi sento mai solo. Ed è una sensazione meravigliosa. Vieni qui. Siediti. Tra voi due, chi è più forte? Penso di essere io il migliore. Sì, è lui il migliore. Cosa vi rende più felici nella Muay Thai? Vincere titoli importanti, mettere da parte dei soldi e poter aiutare la nostra famiglia, poterla aiutare nella vita di tutti i giorni. Per noi qui in palestra la felicità arriva dopo aver vinto, sì. Dopo tutto il duro allenamento che facciamo, dopo tutto il sudore versato e soprattutto dopo il dolore. Per noi uscire da qui, tornare a casa e poter passare del tempo con la nostra famiglia, beh, quella è la vera ricompensa. Siamo noi a prenderci cura della famiglia grazie a tutto questo, grazie alla box. I nostri genitori non lavorano più, loro restano a casa e si occupano del nostro nonno. Ora siamo noi a guadagnare per tutti. Ora è il nostro momento. Io credo che attraverso queste immagini quasi vi arrivino le gocce di sudore mentre questi ragazzi si allenano con tutta la loro passione, con tutta la loro forza. Diventare campione per questi ragazzi in Thailandia è diverso dal nostro concetto più individualistico. Grazie al loro successo sul ring, le loro famiglie non devono più lavorare e questo vuol dire diventare campioni. Non vuol dire non perdere più un match, vuol dire aiutare la propria famiglia che li ha sostenuti fino ad oggi. E quello qui vuol dire successo. Su questi ragazzi c'è una pressione enorme. Sono giovani ma già considerate piccole star. Intorno ai loro match ruotano scommesse da cifre esorbitanti. Tutti si aspettano che vincano, sempre. Ma non è facile reggere tutta questa pressione. Perdere spesso può abbatterti. Ti fa preoccupare di cosa pensano gli altri. Come se non fossi più bravo. Ti fanno dubitare di te. E ti senti giù. A volte mi sento giù, ma non mi fermo. Vado avanti. Ci penso spesso, ma non posso mollare perché devo sostenere la mia famiglia, i miei fratelli, i miei genitori. Quando perdo, la gente mi chiede il perché. Mi dice cose tipo: eri più forte da piccolo, perché adesso sei peggiorato? Che cosa ti è successo? In questa palestra si impara una cosa sopra ogni altra. Se non ti proteggi, cadi. Ogni giorno ognuno di noi combatte contro nemici invisibili mentre navighiamo. Hacker, malware e truffe digitali. Ma come sul ring, anche qui possiamo difenderci. NordVPN cripta la tua connessione, nasconde il tuo IP e ti protegge quando ti connetti a reti wifi pubbliche. È il mio angolo sicuro, sempre. E cliccando sul link che trovi in descrizione e inquadrando questo QR code ottieni 4 mesi extra gratuiti sul piano biennale, più 30 giorni di prova soddisfatti o rimborsati. E con un solo abbonamento puoi proteggere fino a 10 dispositivi. Così anche la tua famiglia ha sempre la guardia alzata. Sul ring, come nella vita online, la difesa fa la differenza. Proteggiti con NordVPN.
Mi sveglio alle 5 del mattino, poi vado a correre. Dopo allenamento con i colpitori, poi tecniche con l'allenatore, poi sacco da box, sollevamento pesi, poi addominali, poi stretching di nuovo. La domenica è giorno di riposo. Quanto spesso ti alleni? Mi alleno dal lunedì al sabato da circa 17 anni. Ho iniziato a 10 anni, seriamente a 13 e ora ho 27 anni. Ti manca mai la famiglia? Sì, soprattutto quando l'allenamento è duro. Mi manca casa, ma devo concentrarmi sul mio dovere. Quando ho finito torno. Campione, alla Raja Damnen. La cintura che ha vinto. Wow, bellissima. Complimenti. Grazie. Una figura essenziale qui è il Kru. In thailandese significa maestro. Ma non è solo un allenatore. È una guida, un padre, un punto di riferimento. È lui che insegna la tecnica, la disciplina e forma non solo i combattenti, ma le persone che diventeranno. La parte più bella dell'essere un insegnante è capire i ragazzi, capire come gestirli, essere insegnante, fratello, mentore, in modo che si fidino di te. Quella fiducia è la chiave. Poi insegnare diventa più facile. È davvero qualcosa che amo. Quello di cui vado più fiero è aver aiutato questi ragazzi ad avere successo, a sostenere le loro famiglie, a diventare campioni nazionali. Formare i numeri 1 della Thailandia è il mio orgoglio, sì, il mio orgoglio più grande. Ma la vera felicità è vederli crescere come uomini, allenarsi con disciplina, credere in se stessi e vincere con dignità, aiutarli a sostenere la famiglia e vivere con rispetto, non solo pugili, ma uomini giusti. Da questa palestra, come tante altre nel mondo, il sogno di questi giovani fighter è uno solo: salire sul ring dell'arena più famosa e antica della Muay Thai, la Raja Damnen. Un tempio costruito per ospitare i migliori lottatori del mondo e per trasformare uomini in leggenda. Dentro queste mura si sente l'eco di migliaia di combattimenti e ogni macchia sul ring racconta di chi ha resistito, di chi ha ceduto e di chi si è rialzato. Qui salgono solo i migliori. Solo dopo aver corso all'alba per anni, dopo aver lasciato la famiglia per vivere in palestra e dopo aver sopportato il dolore in silenzio. Ora scopriranno il loro destino. C'è una tensione altissima negli spogliatoi. I lottatori si stanno preparando, come potete vedere sono pieni di olio. È olio di canfora che gli permette di riscaldare i muscoli, perché dovete sapere che utilizzano i primi round del match per riscaldarsi. So che sembra assurdo e incredibile, ma è così. Si studiano nei primi round e poi dal terzo in poi incominciano a lottare per davvero, per capire chi vincerà. Ladies and gentlemen, in December this year marks 80 years since Rajadamnen Stadium was built, starting a new era of professional Muay Thai. Muay Thai! Ecco, quello a cui stiamo assistendo ora è la danza propiziatoria di ogni lottatore, di ogni fighter di Muay Thai. Stanno pregando agli spiriti della Muay Thai affinché li proteggano, ma è anche un modo per riscaldarsi, secondariamente ovviamente. Ed è lo show per tutti gli spettatori che sono qui per loro. Si cerca sempre di rispettare l'avversario perché si sa che questo è un lavoro. Non si cerca di eliminare sportivamente l'avversario,
ma si cerca di vincere nella maniera più pulita possibile, perché entrambi devono combattere, devono poter combattere magari dopo un mese. E quindi cosa voglio dire con questo? Che il KO non è sempre ricercato. Ogni tanto durante la lotta si guardano, si capisce chi sta vincendo, e se l'altro non ha nessuna chance si danno un pugno e si permette all'altro di vincere, o si dice all'altro lascia stare, ho vinto io. È incredibile da pensare, però è così. L'angolo dietro di noi, che è quello degli scommettitori, è in fiamme perché ancora non si è capito chi sta vincendo, e quindi stanno urlando al lottatore su cui hanno scommesso di spingere per vincere, e gli stanno offrendo da lì dei soldi. So che sembra assurdo, ma loro sentono tutto. Il ragazzo col pantaloncino blu viene da Udon Thani, dalla palestra in cui siamo andati l'altro giorno, che è la culla della Muay Thai, e lui in questo momento rappresenta il sogno di tutti quei bambini, e metaforicamente lo deve difendere, perché deve dimostrare a quei bambini che ce la possono fare, che il loro sogno è possibile. Mancano 13 secondi, niente, stanno ballando. Il nostro ha vinto. Vedete, si è fermato tutto, è assurdo. Non stanno più spingendo perché nessuno vuole farsi male, devono combattere tra un mese. Quindi il blu sa che ha vinto e scappa, l'altro sa che ha perso e deve mantenersi. Ha vinto. C'è un termine bellissimo che si usa qui in Thailandia. Jaisu significa cuore che combatte. E non è solo tecnica, non è solo forza. È il coraggio di non mollare mai, di continuare anche quando fa male e di rialzarsi ogni volta che si cade. Per questi ragazzi la felicità non arriva facilmente, ma forse è proprio questo a renderla così vera. Perché non è fatta di applausi o medaglie. È tornare a casa a testa alta, leggere l'orgoglio negli occhi del padre e la pace in quelli della madre, e capire che, alla fine, è proprio lì, in quegli abbracci silenziosi, che si conquista la più grande vittoria.